Dovete seguire bene anche questo reel creativo perché c'è di nuovo con me Alex. Assolutamente, oggi faremo una tecnica diversa rispetto a quella della volta scorsa e sarà il pennello usato un po' più spatolato e la volta scorsa abbiamo fatto l'acquarello. Per realizzare dei veri e propri quadri che possono contenere qualsiasi soggetto. Noi abbiamo scelto per il nostro progetto all'ospedale di Cournier diversi monumenti delle capitali europee e non, quindi voi potete utilizzare quello che imparerete oggi da Alex su tutto quello che volete. Dovete guardare bene il reel e il video completo sul canale. Ho fatto un bicchierino con un po' di clear sand e un po' di blu, quindi ho ottenuto questo azzurro sporco. Lo butto direttamente sulla superficie, è un colore abbastanza spesso con pochissima acqua, con la spatolina lo vado a stendere. Stendendo questo colore così non devo fare attenzione che il colore sia perfetto, ma devo ottenere questi bellissimi segni. Adesso ho preso un pennello, quello piatto, il numero 4 della serie che ha fatto per me Elise, e ho fatto un marrone sporcato con un po' di bianco. Questo colore non è esattamente liquido, è un po' spesso, c'è pochissima acqua. Uso il pennello sia in verticale per andare a riprendere le ombre che sono sulla mia fotocopia e sia in orizzontale. Posso anche addirittura ruotare così il pennello quando ce l'ho in mano per effettuare queste linee che sono scure e io devo cercare di mantenere questa rotondità. Fate sempre attenzione che il pennello è un po' il vostro segno, la vostra firma. Io sono il vostro Kung Fu Panda dei pennelli e vi dico il pennello di cui avete bisogno, non quello che volete. Sono andato a riempire praticamente tutte le zone col pennellino di prima, marroni, e ho fatto la stessa cosa con un crema, un giallino, che ho praticamente creato con un clear sand e un po' di profumo d'Oriente. Se vedete nella fotocopia ho cercato di rispettare le parti dove c'era il giallo e le parti dove abbiamo la parte scura. Adesso prendo due colori che sono profumo d'Oriente e vintage, vado a intingere il pennello nell'acqua, anche se è sporca è indifferente, a me serve una cosa bagnata, solo in questo caso, dove vado a prendere una piccola percentuale di giallo. I colori si mischiano, è lo stesso. Vado semplicemente qua con delle pennellate lunghe molto acquose a riprendere la parte in luce, vedete? Che sulla fotocopia ha questo forte giallo. Stessa cosa con il marrone, prendo un pochettino di marrone con l'acqua e vado a riempire le parti che sono un po' più in ombra. Uso adesso il bianco, soffio, per fare venire fuori la parte diciamo più in luce, anche se non abbiamo ancora le ombre, ma noi ci mettiamo qua piano piano e tiriamo fuori le parti più chiare. Adesso prendo il bianco, mia spatolina, butto il colore sulla superficie e mi aiuto in questa maniera disordinata a creare delle nuvole. Il bianco è un po' liquido, quindi mi darà la possibilità di essere un po' trasparente e soprattutto devo cercare di creare delle nuvole anche con la spatola sporca. Ho fatto un'acqua sporca con un po' di vintage e un po' di Nuit Parisienne. Questo colore, come vedete, è molto trasparente, mi servirà per tirare fuori tutte le finestrelle e per dare una definizione maggiore al mio lavoro. Colore soffio, il bianco puro Magic Paint è il pennellino numero 1 della collezione dei pennelli a punta. Ora vado a cercare sulla mia fotocopia le parti chiare e le vado a amplificare di più sul mio dipinto. Le tengo alla fine perché così rimane più chiaro ed è molto bello da vedere. Anche questo restyling è finito, grazie Alex, perché non mi hai fatto lavorare, ma sei stato veramente molto bravo. Ma il protettivo l'hai già messo? Ho finito questo qua, l'ultimo con il protettivo, e tutti sono protetti con il satinato. Ora avete la carrellata finale di tutti i dipinti di Alex fatti in queste 2 puntate bellissime al completo. Mi raccomando, per vedere tutto quello che ha combinato, perché non basta un reel, andate sul mio canale Elisa e Magic Paint con la E commerciale su YouTube. Ricordate che questi prodotti non li trovate su Amazon e ricordate la pagina più importante, quella di Alex, Fritlex Design. Andate a spulciare un po' quello che fa perché è veramente un bravo artigiano. Grazie per avermi aiutato. Grazie. E mi raccomando, seguiteci per imparare sempre più cose anche da Alex. E li invitiamo ai tuoi corsi. Allora, venite ai miei corsi, contattate il negozio Magic Paint più vicino a voi, trovate tutte le date su Instagram e su Facebook, mi raccomando prenotate perché certi sono già sold out. Quindi andate sul sito www.magicpaint.it, scegliete il rivenditore più vicino e chiedetegli quando arriva Alex da voi. Ciao!